Ciao detective, io sono Alice e oggi sveliamo il mistero dei misteri. Come facciamo ad incastrare un assassino? Come possono le indagini scientifiche svelare i misteri? Ma soprattutto cosa c'è di vero nelle serie televisive tipo CSI? L'argomento di oggi mi sta particolarmente a cuore perché io stessa ho avuto il piacere e l'onore di lavorare in un laboratorio di genetica forense e specializzarmi in questo campo. E proprio lavorando lì mi sono resa conto di come la nostra immagine delle investigazioni scientifiche e della genetica forense siano un po' distorte rispetto alla realtà. Ed è colpa di CSI, RIS e Delitti Imperfetti, tutte quelle serie che ci hanno fatto innamorare delle indagini scientifiche, ma che in realtà ci hanno dato una visione un po' distorta. Tant'è che si parla di effetto CSI, cioè quando le persone credono che le investigazioni si svolgano come in televisione. E questo può causare dei problemi, pensate alle giurie popolari negli Stati Uniti o in Inghilterra, dove appunto sono le persone comuni a giudicare se una persona è colpevole o meno. Certo, per esigenze di programmazione e anche di tempistiche si tende a tagliare un pochettino, ma la precisione delle indagini scientifiche che viene fatta in realtà è super affascinante. Partendo dal concetto più generale, tutto ciò che riguarda l'analisi scientifica di una scena del crimine si chiama indagine forense. In Italia gli investigatori delle scene del crimine fanno parte di una divisione dell'Arma dei Carabinieri che si chiama RIS, cioè Reparto Investigazioni Scientifiche. Ce ne sono varie in tutta Italia e la più grande è quella di Roma. Gli specialisti del RIS si occupano di analizzare le scene del crimine secondo vari aspetti e quindi ci sono specialisti di chimica, di biologia, di balistica, però il concetto è sempre lo stesso: utilizzare la scienza e soprattutto il metodo scientifico per trovare, raccogliere e analizzare prove che verranno poi esposte in tribunale. Il campo di cui parliamo oggi è quello della genetica forense, forse uno dei più popolari, perché la prova del DNA è considerata come lo standard, ciò che veramente può portare a incastrare un criminale. Quindi oggi siamo qui per spiegare cosa accade realmente su una scena del crimine e per farlo voglio proporvi una sfida. Immagineremo una scena del crimine e insieme proveremo a svelare chi è stato il colpevole. La giovane Mariella vive da sola nel suo appartamento. È una ragazza solare, di bella presenza e ben presto diventa amica dei vicini di casa, Armando e Gianna. Una sera d'estate però la giovane Mariella viene ritrovata morta nel suo appartamento. Causa del decesso sono 10 coltellate inflitte allo stomaco. In casa non ci sono segni di effrazione, quindi la polizia sospetta che ad ucciderla sia stato un conoscente, a cui Mariella aveva aperto la porta spontaneamente. Tra i primi interrogati ci sono proprio Armando e Gianna. Poco distante dall'appartamento, in un cassonetto della spazzatura, viene ritrovato un coltello con tracce di sangue che appartengono alla giovane Mariella. Questo coltello è identificato come l'arma del delitto. Sul manico del coltello gli scienziati utilizzano un tampone per rilevare la presenza di DNA. A questo punto, se fosse una puntata di CSI, troveremmo il DNA di uno dei vicini di casa, lo porteremo come prova schiacciante e ci sarebbe tutta una bellissima sequenza di inseguimento tra le forze dell'ordine e della polizia scientifica e il criminale finalmente viene catturato e sbattuto in prigione. Nella realtà le cose sono un po' più complicate, ma non per questo meno affascinanti. Innanzitutto, se il colpevole ha impugnato il coltello a mani nude, la probabilità che ci sia del DNA che ci svelerà chi è l'assassino è piuttosto bassa. Questo perché toccando le superfici non trasferiamo molto DNA, giusto quello di alcune cellule della pelle che cadono e si depositano sulla superficie. Il DNA da contatto, come si dice in questi casi, è una prova piuttosto scarsa rispetto a, per esempio, della saliva o dello sperma ritrovati su un capo d'abbigliamento. Questi sarebbero molto più utili, ma sfortunatamente l'assassino non ha lasciato nulla del genere sulla giovane Mariella. Un secondo problema è che il DNA rilevato sul coltello difficilmente appartiene ad una sola persona. Infatti sull'arma del delitto vengono rilevate tracce di DNA sia di Armando che di Gianna, ma anche quello di un sacco di sconosciuti. Durante l'interrogatorio poi la coppia sostiene che il loro DNA sia finito sul coltello perché pochi giorni prima avevano portato una torta a casa di Mariella e poi avevano utilizzato il coltello semplicemente per tagliarla. Per coloro che seguono la cronaca nera, questa storia sembrerà piuttosto familiare e infatti è esattamente ciò che è successo durante l'assassinio di Meredith. Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano stati incriminati proprio per via di un coltello dove, ora si pensa, il DNA fosse finito per errore e che non c'entrasse assolutamente niente con la scena del crimine. Tornando però alla giovane Mariella, chi ha commesso il delitto? Gianna? Armando? Uno sconosciuto forse?
A questo punto un investigatore alle prime armi si arrenderebbe, perché l'evidenza dei fatti è che non ci sono abbastanza prove. Giusto? E invece no. Per scoprire chi è stato, dobbiamo fare un passo indietro e guardare a come funziona l'analisi del DNA di una scena del crimine. Il DNA è una molecola che si trova in tutte le nostre cellule ed è lunghissima. Quando si prende del DNA da una scena del crimine, sarebbe troppo costoso e troppo lungo analizzarla per intero, quindi si scelgono solamente 17 punti. La combinazione di geni presenti in questi 17 punti sarà diversa da persona a persona. Sono stati scelti 17 punti perché è stato calcolato che se dovessimo trovare del DNA su una scena del crimine che corrisponde in tutti e 17 i punti a quello del nostro sospetto, ci sarebbe solo una possibilità su 569 miliardi di triliardi che l'analisi sia un errore. Il che in teoria è sufficiente a farci stare tranquilli e non rischiare di finire in prigione per sbaglio. Purtroppo spesso il DNA che recuperiamo non è abbastanza conservato, preservato per permetterci di avere 17 punti e quindi spesso l'analisi scientifica non è così precisa come spereremmo e non abbiamo molte certezze. In più questi 17 punti non ci danno nessuna informazione sul nostro sospetto, non ci dicono se ha i capelli mori, biondi, se ha gli occhi azzurri. Questo perché sono stati scelti 17 punti del DNA molto facili da analizzare, ma anche che non ci dessero informazioni su, per esempio, una persona che non c'entra nulla. L'unica informazione che ci viene data è se l'individuo di cui abbiamo raccolto il DNA è maschio oppure femmina. Ad ogni modo, il nostro coltello. La polizia scientifica fa un lavoro incredibile e analizzando la quantità di DNA presente sul coltello capisce che coloro che l'hanno utilizzato più recentemente sono probabilmente Armando e Gianna. Difficile però stabilire chi sia stato veramente a impugnare il coltello, perché Armando e Gianna sono una coppia meravigliosa e passano tutto il giorno a farsi coccole, grattini. Questo purtroppo significa che sulle mani di Gianna c'è DNA di Armando e che sulle mani di Armando c'è DNA di Gianna, soprattutto sotto le unghie dove si raccoglie moltissima della pelle del partner. Quindi ecco l'ultimo indizio. La polizia scientifica in particolare scopre che sul coltello c'è più DNA di Gianna rispetto a quello di Armando. E adesso viene il bello. Chi è l'assassino? Scrivetemelo sotto nei commenti e ve lo farò sapere nel prossimo video. Ma soprattutto ricordate che ogni delitto è imperfetto.